La sera del 3 dicembre 1967, a Città del Capo, in Sudafrica, un incidente d'auto cambia la storia della medicina e degli esseri umani. Nello scontro muoiono due donne, Myrtle Ann Darwall e sua figlia Denise, una ragazza di soli 25 anni. Denise in realtà non è tecnicamente morta, ma in coma dépassé. Nessuna attività cerebrale, nessuna risposta agli stimoli. Respira soltanto grazie alle macchine, ma il suo cuore batte ancora. Quel cuore interessa Christiaan Barnard, chirurgo sudafricano di 45 anni, deciso a tentare ciò che nessuno mai ha osato: trapiantare un cuore umano. Barnard ha conosciuto negli Stati Uniti Norman Shumway, che pure lui sta studiando come arrivare al primo trapianto. Nell'Unione Sovietica ha incontrato Vladimir Demikov, che si è già cimentato in trapianti di organi sugli animali. Ma nel 1967 trapiantare un cuore umano è ancora un rischio immenso, pieno di dubbi etici e legali. La morte cerebrale, infatti, non è ancora riconosciuta ufficialmente, per cui prelevare un cuore che batte potrebbe essere considerato un omicidio. Barnard però è convinto di quello che fa. Un individuo è il suo cervello, non il suo cuore, pensa. Senza avvisare il direttore dell'ospedale dove lavora, concorda di essere informato in caso di coma dépassé. E così, quando arriva Denise Darwall, lui capisce che quello è il momento. Ottiene il consenso del padre per l'espianto e prepara il ricevente. Si chiama Louis Washkansky, un droghiere con 3 infarti alle spalle, reni e fegato quasi distrutti, che è pronto a rischiare tutto. Per un uomo che sta morendo, dirà al paziente, accettare è facile. Se un leone ti bracca sino alla riva di un fiume infestato di coccodrilli, tu ti butti nel fiume per provare a nuotare. A 00:50, in 2 stanze attigue, Barnard e la sua equipe lavorano sui 2 corpi. Alle 2:20 suo fratello Marius stacca le macchine che tengono in vita Denise. 12 minuti dopo il cuore della ragazza si ferma. Barnard lo estrae e lo usa per sostituire la parte inferiore del cuore di Washkansky. Dopo 3 ore di lavoro, alle 5:52, il defibrillatore dà il primo battito. Il cuore di Denise batte ora nel petto di Louis. Dopo 2 giorni Washkansky parla. Dopo 12 si alza in piedi. Ma un'infezione polmonare, scambiata per un rigetto dell'organo, lo uccide dopo soltanto 18 giorni. Nonostante la morte prematura, la strada è aperta. Continuai a fare trapianti, dirà Barnard, perché ero convinto, e lo sono ancora, che la medicina non serva a prolungare la vita, ma a migliorarne la qualità. Dopo un solo mese, il chirurgo tenta di nuovo. Trapianta a un dentista di 59 anni il cuore di un uomo nero. Una scelta questa che crea grande scalpore nel Sudafrica del pieno apartheid. L'uomo vive 1 anno e mezzo e si fa fotografare mentre nuota, un risultato straordinario. Nei primi anni molti trapiantati muoiono comunque presto, perché mancano farmaci efficaci contro il rigetto. Dei primi 10 pazienti operati da Barnard, solo 2 superano i 10 anni di vita dopo l'intervento. Ma i trapianti di Barnard cambiano la medicina, anche perché portano a elaborare il concetto di morte cerebrale e aprono la via alla ciclosporina, che renderà i trapianti molto più sicuri. Dopo la sua grande impresa scientifica, Barnard diventa una celebrità mondiale. Il sabato ero un medico sconosciuto del Sudafrica, il lunedì mi conosceva tutto il mondo. La vita è strana, ti mette in mano carte che puoi leggere solo dopo averle giocate. Il chirurgo incontra presidenti e papi, scrive libri, si sposa per 3 volte, ha 6 figli. Nel 1983 smette di operare e negli ultimi anni si dedica allo studio dell'invecchiamento, convinto che la qualità della vita conti più della sua durata. Muore nel 2001 a Cipro, dopo una vita spregiudicata, brillante, a volte controversa, ma resta il medico che ha osato ridisegnare il confine tra la vita e la morte, o forse, ancora di più, tra la non vita e la non morte.